Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Ve lo ricordate? Eccomi di nuovo qui, sono Rocco, molti di voi mi avranno già visto in altri video, ma oggi sono tornato per parlarvi, o meglio per rispondere a una delle domande che ci fate più spesso in assoluto. Come inizio a studiare l'italiano? Ovvero, qual è il primo passo da compiere per imparare la lingua? Lo scopriremo in questo video perché vi daremo una guida completa. Primo passo fondamentale: valutate il vostro livello di partenza, perché anche se siete principianti assoluti, potreste conoscere più italiano di quanto pensiate. E a proposito di questo, se molti di voi si stanno chiedendo ma qual è il mio livello di italiano? La risposta è facile da trovare. Ci sono tantissimi test online, ma per rendervi il gioco facile e per scoprire il vostro livello abbiamo messo a vostra disposizione un test sul nostro sito che abbiamo realizzato personalmente e di cui potete trovare il link qui sotto in descrizione. Questo è un test molto rapido da svolgere, non vi porterà via più di 15 minuti e vi darà esattamente il vostro livello, principiante, intermedio o avanzato. Secondo passo fondamentale: dovete trovare il vostro perché, cioè dovete capire qual è la vostra ragione per imparare l'italiano. Ci sono varie ragioni per le quali molti dei nostri studenti ci dicono di voler imparare l'italiano. Per esempio, tra tutti gli studenti che fanno lezioni individuali con noi, una delle ragioni principali sicuramente è quella di voler comunicare con i propri familiari di origine italiana, oppure per poter ottenere una certificazione linguistica al fine di trovare lavoro in un'azienda italiana. Ma c'è anche gente che trova interessante imparare l'italiano per poter guardare i film di Fellini in lingua originale, oppure per poter ascoltare le canzoni italiane e comprendere il testo. Qualsiasi sia la vostra ragione, è importante che sia chiara, che l'obiettivo sia sempre lì a motivarvi per iniziare e mantenere il ritmo di studio, per non mollare. Terzo passo: definite i vostri obiettivi, ma ovviamente siate realistici. Obiettivi a breve termine, 1-3 mesi. Imparare le espressioni di base per sopravvivere. Presentarvi e fare domande semplici. Ordinare al ristorante senza sembrare completamente persi. Obiettivi a medio termine, 6-12 mesi. Sostenere una conversazione di 5-10 minuti. Capire i punti principali di un telegiornale. Scrivere un'email formale. Obiettivi a lungo termine, 1-2 anni. Raggiungere il livello B2, ossia intermedio superiore. Leggere un libro in italiano, discutere di argomenti complessi. E mi raccomando, non abbiate fretta. L'italiano ha delle complessità che richiedono tempo. È meglio imparare bene le basi piuttosto che correre e rischiare poi di confondervi. Un altro passo essenziale nel vostro viaggio per l'apprendimento dell'italiano è quello di selezionare attentamente i vostri materiali di studio, i vostri mezzi per conquistare l'italiano. Sicuramente, per cominciare, occorre un buon manuale di grammatica, che deve avere spiegazioni chiare nella vostra lingua madre, con molti esempi pratici e soprattutto con le soluzioni degli esercizi. È anche importante un dizionario bilingue, meglio se ha anche la pronuncia delle parole. Per esempio, oggi ci sono app fantastiche come Word Reference che vi permettono di cercare il significato delle parole nella vostra lingua con la rispettiva traduzione e la pronuncia. Risorse audio-video.
ad esempio podcast per principianti, video su YouTube, come i nostri su Learnamo, film italiani con sottotitoli. Tra gli strumenti utili per imparare l'italiano ci sono sicuramente tantissime app, tra cui Duolingo per iniziare in modo divertente, Anki per memorizzare il vocabolario e app per imparare la coniugazione dei verbi. Ci sono anche siti web, tra cui learnamo.com, il nostro sito web dove potete trovare tantissime lezioni gratuite da livello principiante a livello avanzato, nonché siti come RaiPlay dove potete trovare tutti i programmi e le serie TV della Rai in lingua italiana. Altra cosa molto importante: create la vostra routine di studio. Meglio 20 minuti al giorno piuttosto che 3 ore nel fine settimana. Ecco un esempio di routine che io vi consiglio di seguire. 5 minuti. Ripassare il vocabolario con flashcard. 10 minuti. Leggere e fare esercizi di grammatica. 5 minuti. Ascoltare una canzone italiana o un breve dialogo. Consiglio: scegliete sempre lo stesso momento della giornata. Il cervello ama la routine. Prossimo passo, importantissimo: imparate prima le cose più utili. Ad esempio, io darei sempre priorità a quelle frasi di sopravvivenza, come i saluti, ciao, salve, buongiorno, i ringraziamenti, grazie, grazie mille, la ringrazio, o quelle domande fondamentali per la conversazione di tutti i giorni. Che ore sono? Quanto costa? Come posso arrivare a... Ovviamente dovete selezionare il vocabolario di base, cioè quel vocabolario fondamentale per la vita di tutti i giorni, e quindi stiamo parlando dei numeri. I numeri sono fondamentali, ma anche i giorni della settimana, i mesi dell'anno, il cibo. Anche il cibo è fondamentale per sopravvivere. Procedete poi con la grammatica di base, il presente indicativo, gli articoli, gli aggettivi più comuni, il plurale dei sostantivi. Il prossimo passo lo considero uno dei più importanti ed è anche uno dei più semplici da applicare, ossia immergervi nella lingua italiana. Esattamente, ad esempio cambiate la lingua del vostro cellulare in italiano, ascoltate la musica in italiano, le notizie in italiano, cercate di guardare il più possibile film in italiano con i sottotitoli, fate le vostre ricerche in italiano. Il prossimo passo è più che altro un'attitudine mentale, una predisposizione ad accettare il fatto che l'errore fa parte dell'apprendimento. Quindi quando iniziate a imparare l'italiano o in generale qualsiasi lingua, la prima cosa da fare è mettere da parte la paura, non temere di sbagliare perché è inevitabile, ma è parte del processo ed è utile per imparare una nuova lingua. Tra l'altro, gli italiani sono sempre molto disponibili ad aiutare chi non parla la lingua e spesso sono così disponibili da correggervi se fate un errore, il che è positivo perché, come dicevo, vi aiuta a migliorare. Esattamente. E a proposito di errori, si sa, ci sono degli errori che sono sempre più comuni tra chi impara l'italiano come lingua straniera. E a questo proposito ho realizzato un video dedicato proprio a quei 10 errori che tutti hanno commesso almeno una volta e che invece, se corretti, renderanno il vostro italiano molto più naturale. E lo trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Andatelo a vedere dopo aver ascoltato i prossimi 2 passi per imparare una lingua. Il prossimo passo richiede di superare un po' la timidezza, perché si tratta di trovare tutte le opportunità che potete per fare pratica.
Ci sono moltissimi modi per fare pratica, applicazioni di scambio linguistico, ce ne sono varie che potete usare gratuitamente, come per esempio HelloTalk o Tandem, ma potete anche cercare professori, insegnanti disponibili per fare lezioni individuali con voi, che sicuramente è un modo molto utile per progredire velocemente, soprattutto nelle fasi iniziali. Sul nostro sito web, per esempio, potete trovare lezioni individuali con professori da noi selezionati attentamente, che sono qualificati per insegnare l'italiano, o potete fare lezione anche con Graziana e con me, sempre attraverso il nostro sito. Trovate tutte le informazioni lì per prenotare le vostre lezioni, i prezzi e le disponibilità. Un altro modo molto utile per imparare una lingua è quello di cercare sul web raduni nella vostra città nei quali è possibile incontrare persone che vogliono imparare la vostra lingua e che sono disposte a insegnarvi la loro lingua. In questo caso si presume l'italiano. Certo, è vero, in alcune città è meno facile rispetto ad altre, perché alcune città piccole non hanno molte persone straniere che possono insegnarvi la loro lingua, ossia l'italiano, ma se vivete in una grande città sicuramente troverete qualcuno sul web disposto a incontrarvi per scambiare due chiacchiere. Ultimo passo, ma non per questo meno importante, misurate i vostri progressi. Ogni settimana dovete registrarvi mentre leggete un testo semplice. Dovete contare quante parole nuove avete imparato. Provate a sostenere una conversazione di 2-3 minuti, anche con voi stessi se non c'è nessuno con cui parlare. Poi, ogni mese, fate un test di livello online. Guardatevi un video che avete visto all'inizio e cercate di vedere se riuscite a capire di più. Scrivete un piccolo diario di quello che avete imparato. Prima di andare via, dobbiamo dirvi quegli errori da evitare assolutamente durante il vostro processo di apprendimento dell'italiano. Innanzitutto, dimenticatevi di imparare tutto subito. L'italiano ha tantissimi tempi verbali, non li potete imparare tutti in un giorno e neanche in una settimana. A questo proposito, ho realizzato un video dedicato proprio a tutti i tempi e i modi verbali italiani, che vi lascio come sempre qui in alto nella card e giù in descrizione, e che è un po' lungo, quindi anche lì quel tipo di video è riassuntivo, ma va guardato molte volte. Un altro errore da evitare è quello di ossessionarsi con la grammatica e dimenticare o trascurare il resto. È vero, la grammatica è importante. Noi abbiamo creato tantissime video lezioni per imparare la grammatica, ma non è l'unica cosa da imparare. Bisogna anche imparare la cultura, imparare le tradizioni, imparare i modi di dire, il cibo e tutti quegli aspetti che circondano la lingua. Quindi, per esempio, potreste dedicare una parte del vostro tempo alla grammatica, 40%, e il restante 60% all'apprendimento della cultura, delle tradizioni, dei costumi, tutte queste cose che potete imparare attraverso film, musica, documentari e anche video su YouTube, vlog, eccetera. Infatti mi collego a quello che Rocco ha appena detto. Un altro errore da evitare è quello di non dedicare tempo all'ascolto. L'ascolto è fondamentale, anche perché poi quando vi ritrovate in Italia, per sostenere una conversazione, avete bisogno di capire quello che la gente vi dice. E infine un'altra cosa che non dovete assolutamente fare è quella di non parlare per paura di sembrare stupidi. Non vi preoccupate se qualche volta balbetterete o avrete difficoltà ad esprimervi. Dovete parlare perché questo è l'unico modo per raggiungere un livello di fluidità nella lingua italiana. Insomma, avete capito? Dovete cominciare ora, in questo momento.
Non c'è bisogno di aspettare il libro perfetto, il momento perfetto, la motivazione perfetta. Il momento perfetto è ora. Quindi correte a fare il test che abbiamo a disposizione sul nostro sito web. È gratuito, richiede solo 10 o 15 minuti e vi darà il vostro livello di partenza dal quale poter iniziare a studiare. Esatto, e non dimenticate ovviamente di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, seguire l'Ernamo su tutti gli altri social. E se questo video raggiunge più di 1000 mi piace, tornerò presto in un nuovo video, altrimenti non tornerò mai più. Ecco. Quindi lasciate mi piace e iscrivetevi.